l'idea di fare l'apertura era un po' diversa, volevo fare un'apertura differente, invece ragazzi non mi si apre, sono qui alla pompa di benzina, non c'è verso di far aprire il tappo della benzina. Allora smonto un blocco e dovrei riuscire ad aprire il tappo. Vediamo un po'. Vediamo se semplicemente allentando questo riesco a risolvere il problema. Non so se è il freddo, ma non c'è verso di aprire il tappo della benzina. Facciamo così, facciamo questo. Tra l'altro fa un freddo becco, ci sono 0 gradi in questo momento e tutto avrei sperato di fare tranne che questa attività qui. Vediamo se, eccolo qua, si è aperto. Adesso richiudiamo, riavviciniamo le viti prima che cadano all'interno e poi facciamo benzina. Anche questo è viaggiare. Magari che vado a casa ci metto un po' di ravviva contatti, probabilmente l'umidità, guardate che tempo da lupi che c'è, probabilmente è quello. L'elettronica è questo. Per fortuna che c'è questo escamotage, altrimenti rischio di non far benzina. Questa linguetta qui dovrebbe sganciarsi da questo contatto qua, poi ci metterò magari del ravviva contatti. Per ora la lasciamo così, facciamo benzina, richiudiamo gli attrezzi, porta attrezzi che porto sempre con me. Poi la gente mi dice: perché porti tutte queste borse, cosa c'hai dentro? Ecco ragazzi, questo è un portaoggetti della Lone Rider molto molto comodo che io tengo sempre qui. Adesso faccio un po' di spazio, la rimettiamo dentro ed è a posto. Go. Possiamo fare benzina, rifacciamo la coda perché a quanto pare c'è un po' di movimento stamattina e si fa benzina e facciamo l'apertura ufficiale del video. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 14 dicembre 2024, siamo a pochi giorni dalla fine dell'anno e come tutti gli anni immagino io, ma anche voi, tirate una linea e iniziate a fare un po' il resoconto di quello che è stato l'anno che si sta concludendo. Cercherò di andare in ordine, ma a caso mi sono fatto questo bigliettino con uno schema che mi dovrebbe aiutare a non perdermi in questo che potrebbe essere un labirinto, perché comunque le cose durante l'anno sono state tante, gli argomenti che vorrei toccare con voi sono diversi e quindi mi aiuto con questo magnifico schema fatto proprio ieri sera prima di decidere di fare questo video qui. E allora andiamo a vedere punto quello che è stato il 2024. Vi anticipo subito che è stato per me un anno decisamente positivo, altamente positivo, e adesso vi dico perché. Ovviamente non possiamo pensare che durante tutto l'anno sia andato tutto perfettamente, sicuramente ci sono state delle cose positive e sicuramente ci sono state delle cose negative. Tra le cose negative sicuramente è aver perso, tra virgolette, qualche contatto, qualche amicizia, qualche conoscenza durante questo anno. E inevitabilmente tutti sbagliano, sbaglio io, sbagliano gli altri, sbagliamo tutti, ma come si dice sempre, sbagliando si impara. E proprio grazie a questi errori, a questi sbagli, a questi inciampi, a queste cadute, ci si rialza più forti di prima e più consapevoli delle proprie capacità, con una consapevolezza maggiore e con un bagaglio sicuramente di conoscenze e di esperienze superiori. Questo nella vita come nel lavoro. Nel lavoro si dice che chi non fa non sbaglia, ma chi fa verosimilmente prima o poi sbaglia. Nella vita, come dico sempre, non si perde mai, o si vince o si impara. Questo è come la vedo io gli inciampi, cioè gli inciampi sono incidenti di percorso che ci aiutano a crescere. È come quando si fa un viaggio, sono tutti bravi a viaggiare con 25, 27, 30 gradi, una leggera bava di vento, strada asfaltata, la moto che va sempre perfettamente, non accade nulla di anomalo lungo il percorso e la vacanza viene ricordata positiva. Un po' più articolata è quando l'asfalto non è sempre perfetto, il vento non è dalla vostra parte, il meteo inizia a essere un po' severo, la stanchezza inizia a farsi sentire. In quel viaggio tornerete sicuramente diversi, sicuramente cambiati. Il bello di ogni viaggio è che quando si torna a casa si ha qualcosa in più. Ecco, così è lo spirito con cui io
personalmente affronto le cose negative. Non è sempre semplice per me essere positivo davanti a qualcosa di negativo, però cerco di affrontare gli ostacoli che la vita inevitabilmente pone a me, ma come a tutti voi, cerco di affrontarli sempre con questo spirito. Davanti a un ostacolo non mi volto, non scappo, ma cerco di affrontarlo, e questo è lo spirito che mi ha portato e mi porta tutt'oggi ad affrontare i problemi quotidiani del lavoro, nella vita privata, nelle amicizie e in tutto ciò che mi circonda. E poi, tornando sempre a queste cose negative, la perdita di un contatto, di un'amicizia, di una pseudoamicizia, di una conoscenza, chiamatela come volete, è una cosa negativa o una cosa positiva? Dipende da come si guarda. Se le persone sono totalmente diverse da noi, tutto sommato forse è stato meglio così. Infatti non rimpiango di essermi allontanato da alcuni contatti e non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Una cosa che sicuramente mi rende orgoglioso è quella di potermi guardare allo specchio serenamente, perché a prescindere da tutto mi sono sempre comportato con le persone nel migliore dei modi, perché ricordatevi una cosa: tra 10 anni, 20 anni, 30 anni le persone non ricorderanno quello che avrete detto, ma ricorderanno come le avete fatte sentire, e io credo, spero, quantomeno mi sforzo di far sentire tutti come vorrei sentirmi io se fossi al loro posto. Questo è il mio spirito, questo sono io, e anche se a volte esagero con la mia bontà, però non posso fare diversamente. Quindi, tornando alle cose negative, sicuramente questa è una delle cose negative di quest'anno. Passiamo però a quelle positive, che sono ben di più. Le cose positive è che innanzitutto abbiamo iniziato il primo giorno del 2024 in sella. E se vi ricordate bene ero ad Oropa, alla moto benedizione di Oropa che ci attende anche il 2025. Ho aperto un post nella sezione community in cui vi avviso che il 1 gennaio, se il meteo dovesse essere clemente, se le condizioni della strada lo consentiranno, vorrei essere di nuovo alla moto benedizione di Oropa, perché è un evento che l'anno scorso mi ha colpito particolarmente. Quindi questo è il primo evento che è partito nel 2024, che vorrei replicare al 2025, dove mi auguro di trovare alcuni di voi, conoscerli di persona e trascorrere qualche ora insieme. Il secondo evento importante e positivo del 2024 è stata sicuramente la Reunion 2. Ragazzi, la Reunion 2 è stata qualcosa di veramente epica per alcuni fatti. Alla cena di sabato eravamo 58 persone. Lo spirito che ha animato quella 4 giorni è stato veramente incredibile, dall'1 al 4 maggio 2024. Eravate in tanti, siete venuti da tutte le parti d'Italia, dal sud come dal nord. Mi dispiace solo che una persona in particolare in quell'evento non ha capito lo spirito di quella manifestazione e non è riuscito ad entrare nel mood e ad amalgamarsi col gruppo. Non ha cenato una sera con noi, e non farò il nome per privacy, ma per rispetto, ma soprattutto perché non mi va neanche di dargli, non voglio neanche dargli considerazione. Infatti nel video non si è visto neanche volutamente, ma perché mi scrisse: mi piacerebbe partecipare alla reunion, però non mi iscrivo, non vengo a cena, voglio solo venire al giro. Ma siccome la mia speranza era che questa persona potesse cambiare durante il trascorrere della riunione, capendo lo spirito che anima quell'evento, fino all'ultimo non è stato in grado di percepirlo. Anzi, l'ultima sera addirittura mi disse: vengo a cena, quando eravamo già al limite. Ho detto: vabbè, aggiungiti. E poi che cosa fece? Non venne, perché lui aveva da fare 600 km il giorno dopo, perché io, come gli altri, non dovevamo tornare a casa. Ma comunque, questa è l'unica del gruppo, vi dico la verità. Altre persone invece sono partite con il freno a mano un po' tirato, un po' timide, un po' introverse, e invece alla fine dei 4 giorni riuscivano a ridere e scherzare come tra amici che si conoscevano da sempre. Ecco, questo è lo spirito che anima ed animerà anche la Reunion 3, ma questo lo dirò dopo, perché non voglio spoilerarvi tutto subito. Quindi il secondo evento dell'anno 2024 molto molto positivo è stata la Reunion. Arrivando ai viaggi, ho fatto quest'anno 2 viaggi spettacolari. Dico ho fatto quando in realtà il primo l'ho fatto da solo, il secondo l'ho fatto con Cinzia, quindi abbiamo fatto. Il primo viaggio totalmente inatteso, non in programma, non assolutamente programmato, è stato Capo Nord. The second time è stato qualcosa di veramente, veramente emozionante. Un viaggio lungo, impegnativo, intenso di emozioni, intenso di gioie, intenso di sentimenti. Veramente un viaggio fatto col cuore, come ho definito sul canale. Quel video è stato molto 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 apprezzato, è sicuramente tra i video più visti del mio canale. Da quel video sono scaturiti tantissimi bei commenti, persone a cui è arrivata a pieno la mia onda di emozioni, la mia forza d'urto di emozioni. È stato un viaggio veramente incredibile, quasi 11.000 km
chilometri, un viaggio che tanti di voi avranno fatto, tanti di voi faranno, tanti di voi rifaranno, perché è un viaggio in cui non ci si stufa assolutamente mai. Quel video ha fatto tante visual, ha fatto tantissime iscrizioni, e l'iscrizione non è tanto per il numero che ti fa aumentare il canale, ma l'iscrizione ti dà proprio il senso di quanto quel viaggio sia stato percepito, sia stato recepito, sia stato capito da tanti che hanno scoperto il mio canale probabilmente grazie a quel video per caso, e tanti commenti belli, tanti commenti in cui mi avete detto avevo aperto questo video con l'intenzione di chiuderlo dopo 2 secondi, sono rimasto davanti al video 2 ore e me lo sono fatto tutto d'un fiato. È veramente tanta considerazione per me, è tanta motivazione a fare sempre meglio, a fare sempre di più. Altri di contro mi hanno detto è un video lunghissimo che non ho avuto il tempo di guardarmi in un solo colpo, lo sono visto magari in 3-4 giornate differenti, però comunque mi hai trasmesso veramente tante di quelle emozioni che tu vivevi dentro il casco. Quindi ragazzi, grazie, perché i vostri commenti, il vostro sostegno per me sono letteralmente benzina e motivazione a fare sempre più ed a fare sempre meglio. Dopo il viaggio di Nordkapp c'è stato agosto, il viaggio in Islanda, un viaggio estremamente severo, impegnativo, tosto, letteralmente tosto. Il viaggio, come sapete, con Cinzia sono state 4 settimane, abbiamo fatto circa 24 giorni di viaggio, impegnativi, severi, per alcuni versi da incubo, mi riferisco al vento in particolare, e il freddo è stato notevole, non è stata un'estate bella in Islanda, gli stessi islandesi sono meravigliati della situazione, ma comunque è un viaggio che stamattina ne parlavo con Cinzia a colazione, anche oggi ricordarlo trasmette veramente tanta forza, tanta passione, una terra aspra in alcuni sensi, molto bella, vi può accarezzare e farvi godere come vi può prendere a sberle e farvi male, ecco. È una terra intensissima, veramente una terra meravigliosa, e Cinzia dice non so se ci torneremo in moto, magari sì, magari no, magari torneremo con un altro mezzo, ma sicuramente è un posto che merita di essere visto, vissuto, girato, conosciuto, apprezzato, perché è una terra veramente incredibile. Siamo tornati da lì con sicuramente un'esperienza incredibile. Stessa Cinzia dice lo rifarei perché mi sono cimentato in qualcosa che è contro di me, ovvero viaggiare con quelle condizioni meteo. L'ho affrontata, l'ho superata nonostante la febbre degli ultimi giorni, e nonostante tutto abbiamo ottimi ricordi. Quindi sicuramente l'Islanda 2024 è stato un altro successo dell'anno che si sta concludendo. Anche lì un commento in particolare, c'è un ragazzo che mi ha commentato: ho aperto il video che stavo stirando una camicera davanti all'asse da stiro, ho finito di stirare, sono rimasto 2 ore appoggiato all'asse da stiro e mi sono visto tutto il video. Ragazzi, queste per me sono delle bombe atomiche pazzesche. Ho citato lui, ma potrei citarvene altre 100 di commenti simili. Questi commenti qui per me sono dinamite, adrenalina allo stato puro. Come vedete i miei video stanno cambiando piano lentamente, sto cercando di renderli sempre più smart, sempre più fruibili. Questo mi impone sì tanto lavoro in più, ma non vi nego che tante volte me li riguardo io stesso i video, perché dico questo video qui è veramente bello e mi sono veramente superato a montarlo in questa maniera. Ecco, la mia intenzione non è più quella di fare con un viaggio 20 video, perché ho capito che le persone magari poi si annoiano, si stufano. Allora cerco di fare un solo video per tutto il viaggio. È impegnativo, richiede tante ore di lavoro, e poi richiede che comunque, se vuoi mantenere attivo il canale, devi muoverti al rientro, perché tanti che fanno, tanti col viaggio di 24 giorni ci avrebbero fatto 24 weekend, quindi praticamente ci sverni, ci passi tutto l'inverno la moto la lasci in box e tu grazie a quei video vai avanti. Io ho fatto una scelta diversa perché mi dà più soddisfazione fare un solo video. Una bomba come quella di Caponord, come dell'Islanda, difficilmente 24 video mi avrebbero riportato lo stesso rendimento in termini di emozioni, in termini di seguito del canale e in termini di gratificazione personale. Quindi è vero che esco con un solo video, e poi però durante l'inverno, come vedete, mi devo dare da fare per tenervi attivi. Non mi riferisco a questo video in particolare, mi riferisco a tutto quello che vedrete durante l'inverno. Islanda good, 10 e lode. Passiamo all'argomento YouTube, quindi al canale YouTube. Sull'argomento canale io non posso che dirvi grazie, un grazie grande come il mondo, perché quest'anno è stato un anno sicuramente spumeggiante, incantevole, non dico impareggiabile perché l'obiettivo è quello di alzare sempre l'asticella e quello di fare sempre meglio anche il prossimo anno, però vi devo dire che è stato un anno letteralmente incredibile. La crescita del canale è una cosa bellissima, il numero degli iscritti è aumentato, le persone iniziano a conoscerti meglio,
meglio, ti riconoscono. Il mondo è veramente piccolo perché ho conosciuto gente dappertutto, ovunque vado trovo qualcuno che mi segue, che mi conosce, comunque che ha visto almeno un mio video. Questo mi gratifica sotto tanti punti di vista, ma sotto altri punti di vista mi dà un grosso impegno, l'impegno di fare meglio, di alzare sempre di più l'asticella. Quindi è quello che voglio fare io, quello che sto cercando di fare io. La cosa che mi piace sempre più sottolineare di questo canale è che tutto è assolutamente gratuito. È uno dei pochi, se non l'unico canale che non vi ha mai chiesto un euro. E di questo non posso che esserne fiero, felice, soddisfatto, gratificato, perché io sono fatto esattamente così. Tanti di voi che mi hanno conosciuto mi hanno detto: ma tu sei veramente come sei nei video. E io questo sono, quindi prendere o lasciare, non essendo pagato da nessuno, essendo una persona libera e non dipendendo da nessuno per quel che riguarda il canale YouTube. Poi nella vita sono un dipendente, quindi dipende dal mio datore di lavoro, ma qui all'interno di YouTube non dipendo da nessuno, sono assolutamente libero e quindi sono assolutamente me stesso. Io questo sono. Se vi piace restate qui, se non vi piace in alto a destra c'è una bella X, cliccate, chiudete e andate altrove. Questo sono io. YouTube mi ha permesso di conoscere tante persone, vi dicevo, tante ne ho conosciute realmente nella realtà alla Reunion, tante le ho conosciute in altre occasioni anche in strada. Queste amicizie sono state coltivate nel tempo, con alcune è nato un bellissimo rapporti che non avrei mai immaginato di avere dal virtuale al reale. Altre, come dicevo prima, si sono perse, ma non è un problema. Fammi riprendere il taccuino e riprendo il foglietto, altrimenti mi perdo. Tornando a YouTube, quindi abbiamo detto iscritti sicuramente superiori, maggiori commenti, maggiori interazioni, maggiore impegno da parte mia, che hanno portato maggiori conoscenze, maggiore amicizia e maggiore rete sociale. Aumentando l'impegno su YouTube, che vuol dire? Per fare dei video belli occorre del tempo, occorrono ore di lavoro e quindi io tolgo quelle ore di lavoro ad altro, è una mia scelta, come ho sempre detto, nessuno vi dice mi devi pagare perché tolgo delle ore di lavoro ad altro, perché è stata una mia scelta, però sappiate che se il video è più bello è perché ci sto mettendo tanto impegno di più. A montare un video magari a volte mi se ne va tutta la settimana intera perché lo faccio dopo cena, dopo la giornata di lavoro, dopo che mi alleno, dopo che ho i miei altri impegni, dopo cena mi metto lì e magari faccio l'1, le 2, le 3 di notte, quindi durante la settimana monto i video che poi vedrete al sabato. L'editing è una roba seria se si vuole fare un bel video. L'editing comporta tanti tagli, la color correction, le transazioni, gli effetti, le musiche, i suoni. Insomma, con questo non sto dicendo che io sono il re dei video, sia chiaro, però per quel che riguarda nel mio piccolo, io uso Final Cut Pro e ho imparato a usarlo in totale autonomia. Per impararlo devi studiarlo, quindi anche quelle sono ore che in qualsiasi maniera vanno impiegate. La semplice copertina, che può sembrare una roba da 2 secondi, per fare una copertina a volte se ne vanno anche un paio d'ore. Però questo che cosa mi porta? Un editing migliore mi porta una maggiore qualità di video, una maggiore gratificazione, un ritorno delle visual, perché chi vede un video bello torna, giustamente, mi porta sia una crescita personale e sia una crescita su YouTube. Crescita di conoscenze vuol dire imparare maggiore consapevolezza degli strumenti che in quel momento sto utilizzando. Final Cut Pro. E per il 2025, quali sono i propositi del 2025? Come vi dicevo all'inizio del video, innanzitutto il 2025 vorrei farlo partire come l'inizio dell'anno 2024, ovvero con la moto benedizione di Europa. Nella sezione community trovate il post dove ho scritto indicativamente gli orari in cui mi piacerebbe essere ad Europa e ho messo le coordinate GPS dove si trova il santuario. Spero di vedervi lì, quindi questo è l'inizio del 2025. Oggi abbiamo detto che sarà il 14 di dicembre, vi sto dando la conferma, quasi ufficiale, non ne do ancora l'ufficialità perché sono in attesa di avere la conferma da parte delle strutture che contatterò dal 21 dicembre al 27-28 dicembre che sarò in Abruzzo. Mi piacerebbe parlare con le strutture per avere la conferma della loro disponibilità. La Reunion 2025 spero tanto si faccia. Spero tanto perché, adesso ve lo dico spero tanto perché non dipende solo da me, ma dipende anche dalla disponibilità delle strutture. Mi piacerebbe farla durare 3 giorni, non vi dico ancora la data perché voglio prima avere conferma da parte delle strutture e poi vi dirò date e modalità di adesione. Sicuramente sarà una reunion che dovrò necessariamente fare a numero chiuso perché le strutture non hanno una ricettività illimitata, sarà sicuramente un numero ampio
ma non sarà gigantesco. Da questo, da un certo punto di vista, mi dispiace perché sono sicuro che qualcuno rimarrà fuori, ma se il ristorante ha una disponibilità di 100 posti e non posso prenotare per 130 persone, ammesso che si raggiunga quel numero lì. Considerando però che l'ultima sera l'anno scorso eravamo 58 persone, quest'anno me ne aspetto anche qualcuno in più, magari no, e quindi togliamo un problema, però se dovesse essere eccessive sarebbe un problema. Tutto Natale mi ripropongo di parlare con le strutture, capire la loro disponibilità e capire la loro capienza. Una volta tirate le somme, conto e spero di tornare da voi entro gennaio e dirvi le date ufficiali della Reunion 3. Non ci sarà più la possibilità, come per il personaggio che vi dicevo prima, di dire io non voglio iscrivermi, non voglio venire alle cene, ma voglio venire al giro. Al giro viene chi si iscrive, le iscrizioni si chiuderanno circa 2 mesi prima dell'evento, quindi i furbetti, anche qui non faccio il nome, ma sicuramente se mi sta sentendo lo capirà, non ci sarà più la possibilità del personaggio della situazione di alzare la cornetta, chiamare direttamente la struttura dove andiamo a cenare, chiedere se c'è disponibilità e aggiungersi, perché questa è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri che hanno prenotato prima ed è una presa per il culo per il soggetto che vi sta parlando in questo momento. Io l'anno scorso ho fatto finta di non capire e di passare dalla parte dello stupido, ma siccome stupido non sono, quest'anno ci sarà un piccolo giro di vite, ovvero le iscrizioni termineranno circa 2 mesi prima dell'evento. Non si potrà più aggiungere nessuno perché io farò una lista e la pubblicherò e quindi tutti sapranno chi c'è e chi no. Per coloro che aderiranno verrà divulgato un indirizzo mail creato appunto per la reunion. In quell'indirizzo mail prima della reunion io girerò i file GPX in maniera che tutti abbiate sul vostro navigatore la traccia GPX per evitare problemi di tutti i generi, quindi nessuno si potrà perdere, perché l'anno scorso c'erano scene dove tra una moto e l'altra c'erano anche 40-50 metri e quindi l'ultima moto distava da me diversi chilometri, che ero il primo della fila. Nelle zone dove magari si attraversa del traffico, dei semafori, diventa un problema. Così il problema lo aggiriamo, non voglio scendere troppo nei dettagli. Comunque sarà un giro di vita, nel senso che chi darà l'adesione entro metà febbraio, non lo so, vedremo poi le date, parteciperà all'evento che si farà più in là. Chi non aderirà semplicemente starà a casa. Fine della questione. L'evento sarà gratuito come sempre. L'importo che chiederò eviterà di assistere a scene del tipo mi mancano, devo mettere 2 ore in più, vado in cassa e pago col bancomat, oppure il gestore si vede arrivare 30 persone con 2 euro cada uno e quindi l'importo sarà più elevato rispetto agli altri anni. Io chiederò un importo più elevato semplicemente perché così alla fine della cena vado, pago, vi comunico quello che è l'importo e quando finirà l'evento vi renderò i soldi. Ma di tutti i dettagli ve li spoilerò man mano che sarà più certa la questione. Per ora segnatevi queste, le cose certe sono che il numero sarà chiuso, non ci saranno più i furbetti che potranno aggiungersi all'ultimo guardando il meteo il giorno prima, chiamando direttamente la struttura dove si va a cena, chiedendo disponibilità se c'è posto. Questa scena qui non ci sarà più perché semplicemente le strutture non ve le comunicherò e le strutture saranno diverse da quelle degli anni passati. Quindi chi pensava di fare il furbetto stavolta rimane col cerino in mano. 3. Ognuno di voi sarà indipendente perché ognuno di voi, appunto per quella mail che creerò, riceverà per email un file GPX, se lo metterà dentro il navigatore e sarà libero di perdersi se si vuole perdere e poi saprà già le tappe che faremo e dove ci troveremo. Per la reunion però vi ripeto farò un video apposta e chiudiamola qui. Ragazzi, ne approfitto, visto che sarà uno degli ultimi video, se non l'ultimo di quest'anno, di fare gli auguri a voi e alle vostre famiglie di queste feste e spero che per tutti voi sia un 2025 particolarmente positivo, spumeggiante e solare. Vi ringrazio di essere arrivati fin qui, se avete ancora fatto mi dire sempre lo stesso, iscrivetevi al canale gratis, a voi non costa nulla, per noi è una motivazione. Ciao, buone feste, buon anno e al prossimo video.